Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2024, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono i postulati entro cui si manifesterà la tua massima espansione, la tua prosperità, il superamento dei tuoi limiti, delle tue paure, delle tue resistenze, che è il programma dell'essere umano che si è prefisso di sviluppare sulla Terra, cioè l'anima incarnata in un essere umano. Quindi andiamo a vedere cosa accade nella realtà fenomenica, qual è l'archetipo a cui tendere e cosa i tarocchi ci racconteranno affinché si possa tendere a quell'archetipo, che è la tua massima espansione in questo mese. Quindi, ragazzi miei e ragazzi, io vi invito sempre a studiare prima di tutto i contenuti delle mie playlist, soprattutto la playlist L'arte sciamanica, per praticare la magia consapevole e andare incontro al tuo capolavoro di vita, come con l'empirismo radicale della spiritualità, perché la spiritualità è qualcosa che va praticata costantemente affinché si possa adempiere a quel sogno dell'anima che ha venuta sulla terra. Allora, ragazze mie e ragazzi, abbiamo un cielo abbastanza importante per te in questo Natale. Questo cielo ci sono un po' di, come dire, questo avvento porta a riconsiderare un po' tutto, a fissare soprattutto quello che ti sta portando Urano in Toro, cioè le rivoluzioni che hai iniziato a fare nella tua vita, a fissare quei punti. E abbiamo questa Venere in Acquario che entra l'8 dicembre, che ti porterà a guardare le cose con un punto di vista diverso. Anche ciò che ti piace potrebbe cambiare, o potresti iniziare a praticare quello che veramente ti piace con una visione più ampia. Ok? Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi che volessero fare il rito sugli antenati, il culto degli antenati per pacificare gli spiriti perturbati dei vostri antenati, e che ho messo nel video, nel podcast Magia Pratica 8 per capire di cosa sto parlando, quello del dare il cibo agli antenati affinché possiate appunto pacificare i loro spiriti affinché non si ripercuotano più nella vostra esistenza sotto forma di karma negativo. Lo potete fare tra il 4 dicembre, perché il 1° dicembre è luna nuova, tra il 4 dicembre, quindi lo dovete fare in luna crescente. Quindi, ripeto, dal 4 dicembre al 14 dicembre, anche per tutta la notte il 14 dicembre. Scegliete uno di questi giorni, quando lo volete lo potete fare, anche più volte per carità. Perché il 15 dicembre è luna piena, va bene? Luna piena alle 10 di mattina, quindi lo potete fare entro il 4, ricapitoliamo, e il 14 dicembre, ok? Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro. Vediamo qual è il postulato entro cui graviterà la tua evoluzione in questo mese con la carta degli archetipi. Vediamo, Toro, dicembre 2024. Qual è il postulato entro cui graviterà la tua evoluzione in questo mese? La compagniera. Ti circonderai di belle persone, sarai tu stessa o tu stesso un'ottima compagna, confidente, un'ottima amica, lealtà, tenacia, carenza di egoismo. Ti vedo, bella, a me piace tantissimo questa carta. Ti vedo molto leale, proprio come il Toro, tenace, proprio come il Toro, carenza di egoismo, vedo un darsi, perché più dai, più riceverai in questo avvento, in questo Natale, in questa trascendenza, in questo Natale trascendente. E il postulato entro cui gravita la tua evoluzione è proprio questa lealtà. Lealtà, tenacia e la carenza di egoismo. L'egoismo è l'ego, no? Fare le cose per sé, per se stesso, qualcosa che non dà frutti. E quindi il contrario cos'è? L'amore.
Amore è il darsi, amore è darsi a prescindere, ve lo racconto sempre. Quindi abbiamo questa bellissima carta dove ci saranno molte persone, o magari una persona o più persone, che ti racconteranno delle loro intime profondità, perché vedranno in te anche una persona di cui ci si può fidare, una persona salda, leale, che con la sua stessa presenza dà un pilastro all'altra persona. Vedo queste riunioni, vedo molta unione in questo Natale. Ottime confidenti o confidenti sarete. Le persone si rivolgeranno a voi per delle guide, come delle guide in un momento, anche per soli 10 minuti, anche per un caffè, per un tè. E questo è il postulato entro cui graviterà la tua espansione in questo mese, dando anche a te prova della tua evoluzione, di dove sei arrivato a livello di consapevolezza, no? Ok. Vediamo cos'altro mi raccontano queste altre. Toro, dicembre 2024. Idee e progetti, la creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere. Questa è una carta bellissima, guardate che bei colori. E qua abbiamo il giallo e qua abbiamo questo rosa, arancione. Ti vedo molto innamorato della vita in questo Natale. Devo dirti la verità. Ci saranno delle idee, dei progetti in cantiere che animeranno il tuo spirito. E sarai molto creativa, molto creativo, con la tua arte, con la tua creatività, con la tua ispirazione saprai far risplendere il tuo intorno e anche le persone che ti circondano. Ci sono delle idee, dei progetti che verranno messi in cantiere in questo mese. Oppure delle idee o dei progetti che tu stai già portando avanti, di qualsiasi natura, lavoro, famiglia, e che dove verrà premiata la tua creatività. Cioè il successo tu lo ottieni con la tua creatività. D'accordo? Bellissima carta. Vediamo cosa ti dicono queste altre carte di ispirazione che stanno qua. Allora, queste altre. Per il toro, diciamo qual è un po' la sfida prima di mettere i tarocchi? Che dice qua sopra? Comunicazioni. Guarda, sono carte simili, guarda che colori. L'energia fluisce molto in movimento per te in questo mese. Ci saranno tante comunicazioni. Qua ci sono lettere, regali, una farfalla. Mi dice comunicazioni che portano dei cambiamenti, novità. È un mese che fluisce benissimo per te da queste carte. È un mese che fluisce benissimo. Adesso voglio andare a vedere con i tarocchi cosa accade. Non mi hanno detto nessuna sfida qui, mi dicono che ci sono comunicazioni, ma anche il fatto di comunicare la tua creatività, no? Non lesinare su quello, cioè spingiti oltre, mi dicono, ok? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. In linea generale, come si adempie tutto questo per le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro? Dicembre 2024, cosa accade nella realtà fenomenica affinché tu possa adempiere a tale postulato evolutivo? Re di spade, ti vedo avere le idee molto lucide, ti vedo avere delle strategie su come andare incontro ai tuoi obiettivi. Re e regina di spade.
Qua abbiamo una coppia. Qua abbiamo una coppia. È una coppia di potere, re regina di spade. È possibile che tu sia stimolato o stimolato da una persona che ha le tue stesse idee, il tuo stesso modo di vedere le cose. C'è qui una coppia che intellettualmente si stimola a vicenda l'un l'altro o l'un l'altra. Forte il segno dell'Acquario, Gemelli, Bilancia, fortissimi, o Luna o ascendente in questi segni, oppure il nodo nord in un segno d'aria. Tu puoi avere il nodo nord in un segno d'aria. Perché ti dico nodo nord? Il nodo nord è la missione dell'anima, il Dharma. Qua abbiamo idee, progetti, comunicazioni, ha a che fare con la tua missione dell'anima. Qua c'è uomo e donna, maschile e femminile, che hanno un elemento che li accomuna, che è l'aria, e le spade, le idee. C'è qua una coppia di potere che si stimola con le idee. Sul profilo lavorativo, sul profilo, ma perché no, anche sul profilo romantico, dove c'è un'ottima compatibilità intellettuale, vedo. Vediamo cos'altro, Toro. Qua c'è un bellissimo asso di denari. Sul profilo lavorativo vedo che c'è molta creatività in questo mese. Nuovi progetti, oppure investimenti su nuovi progetti. Sì, cos'altro? L'eremita mi parla di una carta di prudenza. Saprai perfettamente con il cuore e con la mente gestire o andare incontro a un'opportunità importante in ambito lavorativo. Sì. Hai maschile e femminile perfettamente integrati nell'ambito dei denari, quindi nella concretezza, quindi idee lucide, determinate. C'è una persona che ti stimola però, anche. E vedo che con l'eremita saprai perfettamente andare incontro con la tua saggezza a queste opportunità di lavoro o le opportunità o queste idee o questi progetti. Io credo che tu potresti anche parlare con una persona e supportare le sue idee, cioè dare a questa persona un contributo, una parola di saggezza per andare incontro a questo. Fatto sta che qua c'è una coppia di potere che ha in mano un'opportunità. Sì. Vediamo cos'altro ci raccontano. Toro, dicembre 2024. Paggio di denari, vedi? Molta concretezza c'è qua. Sarai proprio determinata, Re di coppe. Una persona qua molto determinata a invitarti anche a uscire, Cioè, c'è una persona, dipende dal vostro caso, l'amore lo analizziamo dopo però. Qua c'è una persona anche che, nonostante magari tu sia una persona più diversa da quest'altra persona, ha buoni propositi nei tuoi confronti ed è emozionalmente matura da rivelarsi a te. È possibile che alcuni di voi abbiano lasciato alle spalle una relazione dove c'era un po' più di freddezza, qua si presenta un'altra persona. Oppure può essere la stessa persona che si apre emozionalmente perché intellettualmente avete un grosso feeling. Vediamo cos'altro. Toro. 9 di coppe. Guarda, ti vedo stare proprio bene dal profilo lavorativo, Il 9 di coppe è un'energia autonoma, un'energia di amor proprio, di piena soddisfazione, di compimento di un desiderio. Mi cade sotto l'asso dei denari. Quindi c'è una soddisfazione tua personale in ambito pragmatico che ti dà emozioni. Cos'altro, Toro, dicembre 2024? 8 di coppe, arriva un cambio emozionale perché ti vedo stare molto bene a livello pratico. Cambio emozionale mi dice che lascerai la zona comfort per andare incontro a qualcosa di nuovo. 3 di coppe, ti apri a una persona nuova, probabilmente ti apri alle nuove amicizie, c'è una nuova tappa della tua vita. È una stesa molto bella, molto di punto e a capo, Vediamo un po' di cosa mi parla questo 8 di coppe.
del 2 di denari. Potresti avere molte cose da fare in questo mese, dare le giuste priorità alla parte sentimentale e alla parte lavorativa, iniziare a dare le giuste priorità, senza negarti più il tuo amor proprio, infatti il sole. Vediamo energia positiva. Qua due di coppe qua c'è, ok, però non ho chiesto ancora, stavo dicendo energia positiva per te in questo mese, eh? Asso di bastoni, vedi? Nuove opportunità. Opportunità di lavoro, energia creativa, opportunità anche intime, sessuali, appassionate, passionali, opportunità. Negli ambiti descritti, qua io sto vedendo sia lavoro che soddisfazione personale. Questa soddisfazione personale è data anche da una persona che ti sta molto vicino, per alcuni di voi, che ti dà ottimi consigli, ti propone anche come far sviluppare un tuo talento, una tua qualità o un progetto. Qua compagniera, ricordiamo, c'è una persona vicino qua. Può parlare di qualsiasi persona, l'amore, ripeto, lo vediamo dopo, eh. Opportunità, il mese delle opportunità, grandi opportunità per te, bellissima questa stesa. Dopo una situazione un po' che abbiamo passato un po' di abbassamento d'animo col 5 di coppe. Ancora carta positiva per te in questo mese, Toro. E paggio di coppe. C'è un avanzamento d'amore, un'opportunità d'amore. C'è un'opportunità d'amore, c'è amore, passione, rinvigorire anche la passione, una persona che si presenta amabile nei tuoi confronti. Mi può parlare anche di buone notizie che ricevi da parte dei figli, per alcuni di voi. Vediamo questa soddisfazione personale ancora di 9 di coppe che ricevi. E sul lavoro, ragazzi miei, 3 di denari, grandi soddisfazioni personali sul lavoro, anche nuove entrate o cooperazioni e collaborazioni che mi danno nuove entrate e ci si organizza, ci si viene incontro. Io ricordo che la lettura del Toro a novembre è stata molto molto positiva sotto il profilo di realizzazione personale, me ne avete dato conferma nelle mail, nei messaggi, anche diversi amici del segno del Toro mi hanno dato conferma di questa trasformazione. Questa trasformazione continua, la bellezza continua, lo sviluppo continua, anche perché dal Toro se ne sono andate un po' di quadrature che abbiamo avuto anche durante l'estate, un po' difficili. Quindi sono veramente contenta per voi, ragazze mie e ragazzi, sì. Adesso, detto questo, andiamo a vedere l'amore. Allora, andiamo a mettere una fila qui di come andate a stare voi nell'amore, cosa gravita intorno alla vostra energia, l'energia della persona che vi viene incontro e cosa succede alla fine nell'amore per te. Allora, tenendo sempre a mente queste carte di grande bellezza, vediamo un po' cosa succede per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro in amore a dicembre 2024. Cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi del segno del Toro in amore a dicembre 2024? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore? 8 di coppe, il cambio. 5 di spade. Vi vedo un po' affaticate nel fare un cambio emozionale con qualcuno. Però arriva l'amore qua, c'è l'amore. Vedo che avete passato un momento di difficoltà nel fare un cambio, forse difficoltà a lasciarvi una relazione alle spalle, o lasciarvi un momento difficile alle spalle, o lasciare qualcuno o qualcosa alle vostre spalle. 5 di spade, la mente che attanaglia, no? Sotto di coppa verso 5 di spade. Come faccio a fare questo cambio? La mente mi blocca, non so, mi stressa, sono un po' stressata, stressato rispetto a una persona oppure rispetto a una relazione che ho avuto in precedenza. C'è un 2 di coppe per te qua in amore, c'è l'amore che vince a dicembre 2024 per te. Guarda, da novembre a dicembre il Toro sta vincendo. Vi faccio un applauso a livello emozionale e tutto perché il Toro poi con le quadrature che ha avuto ha passato diversi momenti veramente pesanti, di grande pesantezza e c'è stato un forte rilascio, quindi grandi eroi siete, grandi eroi. Beh, avete Urano nel vostro segno, avete combattuto contro gli imprevisti, contro le stabilità, le vostre certezze. Io vi posso dire che siete veramente grandi eroi. Bravi.
Ecco abbiamo l'imperatore, qua c'è una persona che è forte per te, forte. Vediamo la persona che ti viene incontro, che energia ha la persona che ti viene incontro, che energia ha la persona che ti viene incontro, dicembre 2024, Toro. 4 di denari, re di spade, la morte. Hai avuto a che fare con una persona che era molto testarda, molto testadura, che non si apriva, una persona sulle sue cose, probabilmente molto seria sulle sue cose, lavoro, denaro, molto dura, cioè un po' testarda. Può essere anche, io qua a te vedo l'amore, se sei singolo per esempio, io vedo che hai avuto a che fare con questo genere di persona qui. La morte mi parla di un cambio che arriva per te dall'universo, dal destino, o è un cambio di attitudine di questa persona, o è una persona nuova. Ok? Arriva un cambio, la morte. Sì, qua abbiamo un 6 di spade, regina di bastoni. Mm. Vediamo di cosa mi parla la morte. Anzi, sì, di cosa mi parla la morte? Il giudizio. Allora, se c'è no contact con qualcuno, questa persona ti chiama. Se invece sei single, c'è la rinascita dell'amore per te. E se invece hai avuto a che fare con una persona testarda, testadura, un po' più fredda, questa persona cambia attitudine. Mm? Vediamo cosa succede alla fine per te in amore. Cosa succede alla fine? Toro, amore. 3 di coppe. L'imperatore. Wow, questo cos'è? Questa è la giustizia. O il cavallo di spade. Il cavallo di spade. Ragazze, qua c'è una persona che minuziosamente costruirà con voi. Io qua vedo, allora parliamo per chi ha già una persona, va bene? Per chi ha nella mente e nel cuore una persona. Io qua vedo, se avete connesso con una persona che tendenzialmente è più testarda o più concentrata sulle sue cose, meno avvezza ad aprirsi emozionalmente, arriva un cambio da questa persona. Vi vedo celebrare insieme. L'imperatore mi parla di una persona, di una situazione che va di nuovo o a essere messa sotto la l'egida, diciamo, la costruzione, una persona che sa cosa vuole, una persona che minuziosamente costruisce il suo domani insieme a te, che ti vuole nella sua vita, assolutamente, è una persona che non agisce d'impulso, ma una persona che sa cosa vuole e costruisce minuziosamente con te la condivisione, quello che c'è da costruire, una persona molto seria, l'imperatore. E il cavaliere di spade qua mi parla di sblocchi, 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 sblocchi. 7 di denari da un'attesa, mi sa. Avete atteso uno sblocco. Mm. Che energia ha il cavaliere di spade? Del re di bastoni, assolutamente. Una persona che farà azioni verso di te. Vedo anche molta passione e rigore verso la serietà insieme, sì. Se sei single, vedo che conosci questa persona. Vedo che esci, conosci questa persona e vedrai nei fatti la concretezza di quello che ti darà questa persona. Veramente una stesa veramente, veramente bella. Può essere che tu abbia a che fare con una persona che comunque qua abbiamo l'imperatore che sa il fatto suo, insomma, quindi sia nel male che nel bene, sa il fatto suo, però è una persona che garantisce stabilità. Sì. Abbiamo forti segni dell'acquario, gemelli, bilancia, ariete, leone, sagittario, scorpione, acquario di nuovo, sì. Il segno è indicativo, l'energia è questa. Vediamo carta positiva per te in amore. Carta positiva per te in amore. Paggio di coppe, l'avevamo anche prima. Paggio di coppe. E vedo corteggiamento, vedo lasciarsi corteggiare, farsi corteggiare, messaggi
di sentimento, di purezza, di... sì. Quale carta negativa? Il re di coppe, probabilmente qua abbiamo il fatto che tu non ti fidi tanto dell'altra persona, 5 di spada, 8 di coppe, non ti fidi dell'altro, no? Chiunque l'altro sia, e quindi magari non sei sicura o sicuro dei suoi sentimenti per te. Ehm, perché magari non si è definita stabile emozionalmente questa persona, sei la stessa per esempio, non ti fidi tanto. Oppure qua può essere una tua un po' incapacità di seguire le tue intuizioni e lasciarti andare. Oppure qua al blocco abbiamo un'altra persona, quella di cui ti ho parlato prima, per alcuni di voi vi mettete alle spalle un'altra persona, 8 di coppe, eccetera. E quindi qua c'è un po', c'è una persona nuova, voi avete un po' di incapacità a seguire l'intuizione, ma poi vedo che lo fate, perché vedrete nei fatti la concretezza di questa persona, cioè vedrete che vi è affine, mi spiego. Perché il re di coppe al blocco? L'asso di bastoni. Alcuni di voi darete le spalle a un'altra opportunità e vi aprite a un'opportunità che vedrete concretizzata nei fatti. Una persona che fa delle cose. Sì. C'è un punto a capo qua, eh? Sì, 6 denari. Vediamo il paggio di coppe al positivo per te. Il matto, si apre una nuova tappa d'amore o con una persona nuova, assolutamente, e nonostante la vostra mancanza un po' di fiducia perché vedo col 5 di spade, o si apre proprio una nuova tappa nell'amore che ha a che fare con la fede, con lasciarsi andare, e anche una persona che rischia nei tuoi confronti, d'accordo? Sì. Vediamo cosa ci raccontano queste altre. Anche segno cancro, pesci, scorpione ci sono. Eh sì, guarda, amore festoso, 3 di coppe, il festeggiamento, vedo molta allegria, gioco, bellezza, guardate quanto giallo, rosa. Vi vedo proprio bene, vi vedo bene e sono felicissima di questo perché il toro se lo meritava dopo tanti mesi, se non anni, di... E ce l'avete fatta, perché queste quadrature, Urano in Toro, ripeto, non è facile. Poi con la retrogradazione non è facile, vi hanno testato dall'alto e ce l'avete fatta. Bellissimo, bellissimo. Vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione, cosa ti dirà questa persona. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sto tornando da te. Per alcuni di voi è un ritorno o un resuscitare di qualcuno. Se c'erano contact, abbiamo un contatto. Sto tornando da te, per molti di voi è una persona che conoscete già o che sto tornando in una nuova veste, più costruttiva, più seria, più stabile, oppure è l'amore che sta tornando da te e te l'ho detto, che è una persona nuova. Cos'altro? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa persona si darà consapevolezza del fatto che tu e questa persona siete una coppia da esempio, che cambiate il modo di vedere, il modo di approcciare alla vita sia tra di voi che agli altri. Cambiate il vostro esempio, cambia il modo di percepire la vita e le relazioni anche alle altre persone che vi vedono. Una coppia sacra vi vede, bellissima, bellissima. Cos'altro? Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Questa persona ti ama a prescindere. Ti ama a prescindere, può essere che è una persona un po' più inflessibile o meno avvezza alla parte emozionale, ma ti ama a prescindere. E vedo festeggiamenti, qua anche una comprensione di parole non dette, no? Del non detto, una comprensione profonda del non detto. Bellissimo, veramente. Vediamo cos'altro ti dicono queste. I tuoi dubbi e timori sono infondati, cioè ti ho detto che qua potresti avere un po' di difficoltà a lasciarti andare, non ti fidi molto, il re di coppe al blocco, che il re di coppe è colui che segue la sua intuizione.
oppure è colui, oppure sei tu che non ti fidi di una persona rispetto ai suoi sentimenti per te, stava al blocco, no? E ti dice i tuoi dubbi e timori sono infondati. Questa è una persona di spessore accanto a te, va bene? Bellissime sono queste carte, ragazze mie, veramente bellissime. Guarda, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo in questo nuovo avvento, perché l'avvento della trascendenza. Ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio ti benedica. Mua!